solo all'ultimo evento, sempre in Italia, ma questa volta a Imola. Si è potuto festeggiare la meritatissima prima posizione del pilota SRC Squadra Corse, semplicemente il più forte, spalleggiato da altrettanti compagni di squadra molto competitivi, ma capace di ergersi più volte a puro talento del virtual racing. Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi con Marco Nesi. Ho scelto lui come altro pilota sim driver, naturalmente perché molti di voi già lo conosceranno nella piattaforma iRacing, perché è un sim driver molto forte. Io l'ho conosciuto per le categorie P2 e Formula. Ma io non voglio parlarvi troppo io di lui, ma vi farò spiegare da lui dove nasce la sua passione per il sim racing e dove l'ha portato fino ad oggi. Ciao Marco. Ciao, grazie mille dell'invito, è un piacere essere qua, magari anche dare qualche contributo e qualche spunto interessante. Grazie a te per aver accettato. Senti, puoi parlarmi come è iniziata la tua passione per il sim racing e poi dove ti ha portato fino ad oggi? Certo, allora, dall'inizio nella mia famiglia si è sempre fatto automodellismo, quindi la prendo veramente molto alla lontana, quindi macchine a scoppio 1.8, 1.5, ovviamente di base c'è una grandissima passione per tutto quello che è il mondo dei motori. È nata l'epopea dei videogiochi con il primo NASCAR 99 del Nintendo 64, poi diciamo che il gioco che ha fatto la svolta è stato un Gran Turismo 4. Quello è proprio quello che mi ha fatto nascere. Assolutamente sì. Con delle macchine notevoli, ovviamente con tutti i limiti di un gioco del 2003-2004, adesso non mi ricordo anche quando. Però già là aveva una fisica diciamo più avanzata rispetto a tutto quello che c'era stato all'epoca. Quindi è stato veramente una pietra miliare per molti, anche per me, anche se sono un po' più grande, cioè un bel po' più grande di te. Su quello non so dirti, però immagino di sì. Io sono sempre stato su console in quel momento, non avevo computer o così via, però quello mi ha appassionato tantissimo. E poi ho iniziato già lì a fare delle sfide, perché c'era un portale online, adesso non ricordo il nome, dove tu andavi a selezionare la pista, selezionavi la macchina e andavi a battere quel record. E io mi ricordo che mi ero incapponito a scendere sotto i 5 minuti a Nordschleife con la Toyota Minolta, quella blu e bianca. Qual era quella là che c'aveva la lettone gigante allora, dietro? Era una gruppo C, quindi stile Le Mans, ed era questa macchina che era oggettivamente fortissima e andare a correre sì, sotto i 5 minuti non era niente male, era una roba che ovviamente solo in un videogioco con quella macchina in quel tempo si poteva fare. E mi ricordo che c'ero riuscito, ero gasatissimo il giorno dopo, ero tutto sudato quando avevo finito la prova, ed è stato bello. Quella è stata la mia prima. Se devo ripensare a ritroso qual è stato proprio il momento di innamoramento per quello che è il sim racing, è stato proprio Gran Turismo, ed è stato proprio il battere il muro dei 5 minuti. Poi sono passato ai vari Forza Motorsport, e anche qua in Forza Motorsport 4 ero riuscito a fare il primo assoluto al mondo, quindi per chi conosce Forza Motorsport in classe S, con macchine di classe S, con la Ferrari F50 sempre a Nürburgring. Anche quella è stata una soddisfazione, perché primo su 700.000 persone, non utilizzando gli aiuti, perché in Forza Motorsport c'era, per dire, la linea per terra, che è una roba assurda. Cito un mio amico che lui dice: se vuoi andare a giocare a Pac-Man, questo non è il gioco. Soprattutto che vedo anche tanti video di tanta gente che posta video ancora con questa linea, anche oggi, a me sembra un film. Comunque la linea serve quando devi imparare la pista, però poi la devi togliere, perché la linea è fuorviante. Visto che è anche una rubrica insomma di informazione, lo sai che per esempio anche su piste che io non conosco, parlando anche attualizzando invece ad oggi, che in realtà ho notato che la linea invece dopo un po' mi penalizza, perché la ricerchi sempre, impararla senza. Adesso ho trovato io naturalmente non sono un grande esperto, mi capita spesso di provare dei circuiti dove non ho mai corso, e in realtà mi trovo meglio senza linea, cioè impararlo proprio per come deve essere fatto, me lo ricordo prima, riesco prima ad arrivare al limite. Se no ogni volta mi capitava, mi affidavo troppo alla linea e il cervello non si attivava per ricordarmi quel punto. Qua arriviamo a fare anche già un discorso più alto legato dai racing, o in generale al sim racing. Il sim racing è sim racing, non è racing reale, quindi nel sim racing tu hai solo l'utilizzo di, in teoria sarebbero 3 sensi, però quelli che fanno effettivamente la differenza sono 2, e sono vista e udito. Poi c'è il tatto, dipende poi dalle periferiche, ma probabilmente arriveremo a parlare anche lì dopo di questo argomento. Il tatto lasciamo perdere, perché una volta che regoli bene il force feedback del volante, quello è più per l'effetto wow e per capire quando la macchina sta partendo, così via, però lo senti prima
e lo percepisci già. Quindi i sensi coinvolti nella simulazione, in quello che facciamo noi nel simulatore, sono prevalentemente due o sono maggiormente due, che sono appunto la vista e l'udito. Tutto il resto è un lavoro cognitivo. Quindi la parte sensoriale di quello che è il sim racing è puramente legata a questi due aspetti. Nel real hai tutti i 5 aspetti, tutti i 5 sensi coinvolti, anche il gusto, perché te lo senti in bocca la paura quando devi tirare una staccata, lo senti la marina. L'olfatto quando stai sollecitando troppo i freni o quando le gomme sono in overheating perché stai continuando ad andare in sottosterzo, ne risente. Nel sim questa parte non c'è, quindi devi utilizzare tanta testa e ovviamente questi due sensi. Il sim racing è un gioco ripetitivo. Tu devi continuare a battere quei punti di riferimento. Se si vuole andare forte devi essere metodico, devi imparare la pista, devi imparare quali sono gli effettivi limiti della pista e devi imparare la macchina. Una volta che hai imparato la macchina puoi spingerla ai limiti della pista e i limiti della pista li impari solo conoscendo la pista. La linea per terra è limitante in questo senso, perché la curva gira a destra, lo so che gira a destra, devo frenare i 100 metri, la prima volta freno gli 80, vedo che arrivo lungo, il giro dopo freno i 100. Allora, prosegui un attimino, allora, mi dicevi che siamo passati a Forza Motorsport 4 e già anche lì, sì, diciamo, subito ti è scattata l'indole di entrare in competizione. Poi ho sentito che era limitante quel mondo perché non dava quelle sensazioni così spinte, e poi un mio caro amico che di sicuro lo si conosce perché gestisce uno dei portali dei racing in Facebook più importanti, anzi il gruppo più importante di Facebook a iRacing Italia, mi ha invitato a casa sua a Genova, Renzo Olivieri. Mi ha invitato a casa sua perché Renzo, giocavamo. ogni tanto so che mi guarda e probabilmente spero che guarderà anche questo video, anche io approfitto, lo saluto. Mi piacerebbe riaverlo, ecco. Anche io ho fatto nella precedente serie di 4 chiacchiere con, anche lui è stato mio ospite proprio per il racing. Bene. Ecco, quindi diciamo che la colpa del mio avvicinamento dei racing è di Renzo Olivieri, con il quale abbiamo un bel rapporto e tutto. Mi ha invitato a casa sua a Genova nel 2013, ok? Dicendomi ma lascia perdere Forza Motorsport che non ti dà niente, perché tu mi ricordo anche lui forte. Giocava, perché proprio agli inizi quando aprì anche il portale di Assetto Corsa mi ricordo che parlava che lui correva, mi sa, qualcosa in Forza, giusto? Mi assolutamente sì, l'ho conosciuto lì sull'Xbox in Forza Motorsport. Mi ha invitato a Genova e mi ricordo che mi ha fatto sedere, mi ha spiegato due cose e ha selezionato la Mazda MX-5 perché ha detto che è la macchina con cui tutti partono nei racing ed è così. Mi fa, qual è una pista che ti ricordi da Forza Motorsport? E gli ho detto Road Atlanta, quindi mi ha selezionato l'MX-5 a Road Atlanta, mi sono messo sulla sua postazione, aveva un G27 all'epoca, quindi non si sta parlando di volanti incredibili. Ho staccato la frizione proprio come se fosse una macchina normale, quindi già lì l'effetto wow era tantissimo. Esco dai box e prendo penalità perché non ho messo il limitatore o non ho rispettato i limiti. Io mi ricordo che sono uscito dai box con la bandiera nera, quello che ho detto a Renzo è lo compro. Così è stato, cioè, io ho fatto 50 metri nella linea dei box, ho visto qual è il livello simulativo di iRacing. Hai un cuore hardcore, diciamo così. Sì, mi è piaciuto perché era un'esperienza che era estremamente diversa dai videogiochi. Sì. Dai videogiochi. iRacing è comunque da considerare un videogioco perché a tutti gli effetti lo è un software iperprestazionale, però comunque rientra in quell'ambito, ma è molto non è minimamente paragonabile a quello che c'è su console o cos'altro. Il senso di immersività che hai nella competizione è notevole. E quindi da lì ti sei approcciato a iRacing e non l'hai più lasciato? Sono arrivato su iRacing e basta, da lì sono su iRacing dal 2013, sì, e anche 2013. Lì, perdone, così chiudiamo anche questa parentesi, la tua escalation, perché poi ti ha portato adesso ad innamorarti, perché so che prettamente fai una determinata categoria e ti sei fatta quindi tutta l'escalation delle patenti, quindi Mazda, oppure ti sei appassionato anche ad altre categorie prima di approdare alla categoria delle P2 alle Formula? La Mazda è un passaggio obbligatorio perché dai rookie si parte dalla Mazda, però il mio obiettivo era fare meno gare possibili in Mazda, perché il rookie non devi stare a vincere le gare, ma devi puntare a salire il prima possibile di patente, proprio per toglierti dalla bolgia del rookie e toglierti dalla Mazda. Però guarda, pensa, faccio una parentesi perché tanto verrà prima della tua di intervista, diciamo così. Ho intervistato Marcello che invece è appassionato di Mazda e per esempio lui è rimasto in Mazda da sempre, si è innamorato di quel tipo di categoria ed è salito ad alti livelli in quella specifica categoria. Allora, Marcello, come si può citare anche Roberto Ferrari e così via, sono dei anche Roberto carissimo amico, lo saluto. Certo, ed è una cosa che io non sono, nel senso che per quel tipo di macchina devi proprio innamorarti di quel tipo di dinamica di macchina. Di conseguenza io non, ovviamente
la mia testa era su altre categorie, perché già da come avevo descritto in Gran Turismo, le macchine che a me piacciono in assoluto sono macchine prototipo, quindi LMP1, LMP2, questo tipo di macchina, quindi la Mazda per me era proprio l'avvicinamento e il passaggio obbligatorio. I campionati che fanno Roberto e Marcello sono molto diversi, non è il rookie è un qualcosa di infatti detto, l'ho chiamato Marcello proprio perché lui è un alto livello di una determinata categoria, infatti mi faceva piacere, detto, fare due chiacchiere anche con te, che tu invece fai parte di un alto livello di un'altra categoria ancora, e naturalmente questo è tutto un approccio diverso anche all'innamoramento, come hai detto tu, dell'auto stessa, perché è proprio un concetto diverso e di approccio. Abbiamo la fortuna di pagare poco le macchine, nel senso che se si andasse nel reale a dire no, ma io oggi voglio correre con vabbè, scancia 150.000 euro, sono bravi tutti a farsi chiamare piloti poi una volta che pagano, però quando hai la possibilità di pagare $15 per una macchina, le provi, poi lì capisci dove ti scatta il feeling per quello che è. $15 contro 150.000 euro, c'è qualche zero di differenza, un pochino e così, quindi sono partito ovviamente dalle Mazda come tutti, poi ho fatto qualcosina con la Cadillac, che è una macchina storica di iRacing, ma veramente poca roba. Diciamo che le prime macchine un po' più grosse, di una cilindrata maggiore, race car che ho guidato in iRacing sono state ovviamente le GT. Quindi la GT più vecchia in iRacing è la McLaren, o dovrebbe essere la Ford, però la McLaren era bella. Poi le GT3 però non sono state un periodo particolarmente felice, perché sono delle macchine che non mi appartengono, hanno una guida che è molto lontana da quello che sono le mie logiche. Io prediligo e mi trovo meglio su macchine che sono rigide o che hanno del carico. Ho fatto un cambio di hardware e approfondiremo dopo questo tema, e da lì ho iniziato a sentire di più e capire effettivamente come andava guidata in racing la macchina per vedere le performance. Oltre al cambio di hardware ho fatto anche proprio uno switch che mi ha fatto capire che cosa mi serviva o cosa serve per andare forte, ed era quello che abbiamo detto all'inizio: bisogna approcciare ai racing come un qualcosa che deve essere sistematico, non devi mai inventarti nulla giro per giro, devi sempre utilizzare dei punti di riferimento, devi mentalizzare la pista, che non vuol dire impararla, ma vuol dire proprio farla propria. Devi capire effettivamente qual è il segreto della pista, quando ti offre il grip massimo, dove mettere le ruote, freno lì, accelero qua, sterzo così. È molto importante arrivare a mentalizzare quello che è il processo di guida. E anche questo probabilmente innamorarsi di una categoria credo che aiuti, cioè farla totalmente tua, piuttosto che fare sempre gare in cui cambi sempre genere e tipologia di auto. È il modo migliore per salire velocemente. Se tu ti focalizzi su una categoria, tu impari la macchina e di conseguenza la puoi sfruttare ad un livello più alto. Mentre se tu faccio una gara col GT3, cacchio mi è andata male, allora faccio una gara col Formula 3, sì dai mi è andata benino, però voglio giocare ancora, vado a fare una gara con le GTE. No, perché non impari nel GT3, nel GTE e nel Formula 3. Soprattutto per chi è all'inizio e sta cercando una categoria, va bene passare da una macchina all'altra, però quando senti che c'è qualcosina che ti fa guidare meglio, che ti fa essere più efficace in quella guida, non per forza più veloce, ma che è una guida che per te è più naturale, il mio consiglio grosso è di fermarsi lì e fare una season su quella macchina e in quel campionato. Perché inizi a imparare la macchina e capisci effettivamente dove stanno i limiti tuoi, della macchina e della pista. Altrimenti è sempre una ricerca. Se tu non arrivi a essere al tuo 100%, non puoi pensare che la macchina stia andando al 50%, perché no, perché l'agente limitante non è più solo la macchina, ma sei anche te, che magari sfrutti il 70% delle tue potenzialità perché non conosci la macchina, sei tu che già ti autolimiti. Chiarissimo, no, è molto interessante. Io spero che tutti facciano un pochino tesoro di questi consigli e approcci che uno deve avere a questo genere di hobby, se uno poi vuole imparare sempre di più. Tu quindi allora sei approdato alla P2 e poi in realtà hai corso anche adesso, sei un po' anche io ti ho conosciuto perché hai partecipato a tornei adesso importanti promossi da ACI, hai fatto insomma delle competizioni importanti in cui ti sei un po' distinto. Grazie. Allora faccio il passaggio intermedio però che dicevamo prima, è stato con l'uscita delle GTE in iRacing, che sono uscite qualche anno fa, e iRacing aveva fatto il campionato pro, quindi il World Championship di iRacing era per la categoria GTE. Quando erano uscite c'era solo Ford e Ferrari. Io ho provato queste macchine e mi sono innamorato immediatamente perché è una GT, sì come il GT3
GT3, però è un po' più rigida e ha un po' più di carico aerodinamico, quindi ha più grip. Io mi trovo bene a guidare macchine che hanno più grip. Lì mi sono trovato veramente bene, infatti la crescita di rating e di performance maggiore che ho avuto l'ho avuto proprio nella categoria GTE. Ho vinto 2 overall di iRacing, quindi primo posto assoluto nel campionato ufficiale, nella season ufficiale dell'INSA, che era la categoria regina delle GTE. L'ho vinta 2 volte, quello per me è stato comunque un bellissimo risultato, e cosa ancora più bella, sono riuscito a prendere la patente nera, la famosa patente nera di Pro VC in iRacing, proprio qualificandomi con le GTE per il campionato mondiale, che poi non ho partecipato perché ero in un team tedesco, l'avventura non era arrivata alla fine, perché poi mi ha chiamato SRC, che è di qua. Mi stavo sentendo con SRC e è nato questo progetto, ho deciso di sposarlo da subito. Sono oggettivamente contentissimo, quello che stiamo facendo è molto molto bello. Beh, fa parte dei team italiani più conosciuti. Io ho detto, ne conosco anche altri, ma tu parliamo tanto di questo qui, però fa parte di un tridente che io conosco italiani, 3-4 team, cioè di quella categoria là, poi diciamo della stessa categoria che fai tu. Anno 2020, lockdown, anno terribile per tutto il mondo. Ci siamo ricavati comunque nella nostra nicchia in quello che è il simulatore, quindi trovando un pochino di agio e un pochino di è esploso ancora di più il simulatore. Sì. Prima era molto di nicchia, adesso ha accolto molte più persone. Assolutamente. E per questo sono iniziati a puntarsi dei faretti che prima non c'erano. Quindi ACI lancia questo progetto con 2 categorie, il GT3 e il Formula 3. Il GT3 a me non piace, non è una macchina che mi solletica, anche se sto cercando di riprenderla un po' in mano con nuovi modelli che sono un pochino più carini da guidare, però non è una macchina che mi fa gridare dall'entusiasmo. Quindi l'idea di fare il GT3, che era un campionato multimarca, dove dovevi stare a guardare delle cose che io sinceramente, e lo dico in maniera molto onesta, non capivo come si doveva guidare quella macchina per farla andare forte, non capivo come andava settata quella macchina, quindi ho deciso di provare la Formula 3 e di partecipare a quella, con l'idea di fare un campionato monomarca dove emergesse praticamente il pilota, esatto. Quindi non c'era ma quella pista è favorevole alla McLaren, quell'altra è favorevole all'Audi, no, non c'era, perché lì le macchine sono uguali per tutte, quindi le condizioni sono medesime. Io era quello che volevo, era quello. 4 giorni prima della fine dell'iscrizione alle prequalifiche ho comprato la macchina, l'ho provata a Monza, questa è la macchina più bella di racing. Proprio è stato folgorante. L'approccio col Formula 3 è stato davvero folgorante, mi è piaciuto tantissimo. Mi sono iscritto subito dopo aver provato la macchina e da lì ho iniziato a lavorare prima sulla mia guida e poi sul setup. Quindi le prequalifiche erano a Monza, ho iniziato a girare a Monza in questi ormai 3 giorni che ci separavano. Ho girato tanto a Monza col setup fisso, col setup low down, forse con i setup commerciali che c'erano a disposizione. Ho iniziato a capire la macchina. Fortunatamente il Formula 3 è una macchina che, a parte che io consiglio a tutti quelli che stanno approcciando un discorso di crescita su quelle che sono le macchine che io chiamo rigide. Macchine rigide sono le Formula e i prototipi. Le riassumo in questo modo: la macchina è molto immediata nelle sensazioni, è bellissima da guidare ed è molto molto comunicativa. Ti dice tutto, la macchina la puoi prevedere una volta che capisci come funziona la sua dinamica. Infatti a Monza poi è andata bene, le prequalifiche sono andate bene, la gara l'ho vinta e alla fine del tutto ho vinto il campionato ed è stata una soddisfazione notevole. Tra l'altro vediamo se si riesce a far vedere, questa è la coppia. Poi vedremo, me la mandi fatta bene, vedrò di metterla per bene, una bella foto perché immagino questa sia una grandissima soddisfazione. Comunque era poi i primi eventi che faceva ACI, comunque insomma tutti i più forti hanno partecipato, insomma una cosetta molto carina. Io conoscevo alcune parti del direttivo, quindi ho seguito un po' l'evolversi di quel progetto lì. Chiaro, io ti dico, per me è stato comunque molto stressante perché era un campionato veramente tanto sentito. All'inizio c'erano circa 200 partecipanti che poi ovviamente arrivando verso la fine delle gare erano risicati, però come sempre, però partire su 200, passare le prequalifiche. Mi ero prequalificato, se non mi ricordo male, quarto, quinto, ma andava bene così. C'erano delle altre dinamiche che stavo seguendo di più, mi ero già concentrato su altri aspetti del setup. Ad esempio, partecipare a questo campionato, portare avanti questo risultato, ottenere questo risultato non per il premio ma per lo spirito sportivo, per lo spirito di dire ho vinto, ce l'ho fatta, mi sono impegnato e ho ottenuto il risultato. Il premio è arrivato, non è stato quello il motore, ok? Quando devi fare una competizione e vuoi approcciarla ad un alto livello, il premio deve essere l'ultima cosa a cui pensi, perché altrimenti non ti prepari, il focus è sbagliato. Il tuo focus deve essere come faccio ad andare forte. L'obiettivo deve essere su te stesso.
Questo è un po' Sì. il concetto. Io sono contentissimo di quella che è stata l'esperienza ACI, perché ha dato comunque anche rilievo a quello che è il nostro mondo. Io sono andato a fare l'intervista dei Caschi d'Oro, che mi ricordo che avevo visto nel 97, che premiavano Schumacher, se non ricordo male, o qualcun altro, non credo Schumacher, vabbè, comunque premiavano qualche pilota, e mi ricordo che lo vedevo in televisione. Arrivare a parlare con Mario Donnini che fa delle domande, parliamo di simulatore, parliamo di simulatore. Parliamo di simulatore, in un programma dove dovevamo premiare tutto l'evento sportivo ACI italiano, ovviamente ACI, dedicare del tempo per i 4 personaggi che si sono distinti nel mondo dei simulatori, tanta roba. Veramente, vabbè, io ho detto, ti ho conosciuto così, per questo ti faccio i complimenti e sono veramente contento di averti qui e piano piano conoscerti anche io in maniera più approfondita, per anche la persona che c'è dietro a quei risultati, perché tante volte un pochino si perde un po' di vista anche tutto quello e il lavoro che c'è dietro e che tipo di impegno e serietà chi raggiunge determinati risultati mette per arrivare all'obiettivo. Quindi mi fa veramente piacere.